Quale pensi che sia il tuo livello di italiano? Principiante, intermedio o avanzato? Oggi ti propongo un quiz di livello B1 che corrisponde a un livello intermedio. Pensi di poterlo superare? Sono Federico, un insegnante di italiano per stranieri. Su questo canale aiuto studenti stranieri come te a fare progressi con il proprio italiano grazie a contenuti di vocabolario, grammatica e cultura italiana. Se ti piacciono le mie lezioni, ti invito a iscriverti al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perderti nemmeno uno dei prossimi video. Anche per la lezione di oggi ho preparato un PDF completamente gratuito che puoi scaricare cliccando il link nella descrizione del video. Credo che il PDF ti sarà molto utile perché troverai una spiegazione approfondita per ogni domanda del quiz. È molto importante correggere i propri errori per fare un passo avanti nell'apprendimento di una lingua straniera. Il quiz di oggi sarà composto da 20 domande, di cui la maggior parte sarà di grammatica, con qualche domanda di vocabolario. Prima di cominciare voglio specificare una cosa importante. Questi quiz non possono assolutamente determinare con precisione il tuo livello di italiano. Questo perché stiamo escludendo dalla nostra valutazione alcune competenze fondamentali come la produzione scritta e la produzione orale. Tuttavia, se darai una maggioranza di risposte corrette, significa che probabilmente hai già raggiunto un livello intermedio di italiano, almeno per quanto riguarda la conoscenza passiva della lingua. Iniziamo con la prima domanda. Io te la leggerò, ti darò qualche secondo per pensarci, ma se vuoi puoi mettere in pausa il video per riflettere un po' di più e poi ti darò la risposta corretta. Iniziamo. Del libro è tragico. I due amanti si lasciano e lui, disperato, si suicida. La finale, il finale o il fine? La risposta corretta è il finale. Il finale del libro è tragico. Usiamo il sostantivo maschile il finale per riferirci alla parte finale di un film, di un libro, di una storia in generale. La finale è l'ultima fase di una competizione artistica o sportiva, mentre il fine è l'obiettivo, lo scopo. Domanda numero 2. La settimana scorsa, Tommaso, il marito di Paola, conoscevo, ho conosciuto o abbia conosciuto? La settimana scorsa ho conosciuto Tommaso, ho conosciuto. Dobbiamo usare il passato prossimo per riferirci alla conoscenza di una persona, al momento in cui abbiamo incontrato per la prima volta una persona e abbiamo fatto la sua conoscenza. Ho conosciuto. Domanda numero 3. Abbiamo deciso di perché avevamo bisogno di una casa più grande. Trasferirci, muoverci o spostarci? La risposta giusta è trasferirci, trasferirci. Usiamo il verbo riflessivo trasferirsi per riferirci a un cambiamento di residenza, un cambiamento di casa. Il verbo muoversi, invece, fa riferimento a un movimento del corpo. Il verbo spostarsi, invece, si riferisce a un cambiamento di posizione nello spazio. Per esempio, io posso spostarmi
dalla cucina alla camera da letto o posso spostarmi per far passare un'altra persona. Prossima domanda. Signor Rossi, le prescrivo delle pillole per il mal di stomaco. 2 al giorno, una alla mattina e una alla sera. Prendine, ne prendi, ne prenda. Qual è la risposta giusta? La risposta giusta è ne prenda 2 al giorno. La dottoressa che prescrive le medicine parla con il paziente usando un registro formale, dandogli del lei. E quando noi diamo del lei a qualcuno, non possiamo usare le coniugazioni dell'imperativo, ma dobbiamo usare le coniugazioni del congiuntivo presente. Se usiamo le coniugazioni del congiuntivo presente, dobbiamo anche applicare le regole del congiuntivo per quanto riguarda la posizione dei pronomi. Quindi tutti i pronomi vanno prima del verbo e non alla fine, come facciamo invece con l'imperativo. Prossima domanda. Francesca è la mia migliore amica. Parlo tutti i giorni al telefono. C, la o ne? La risposta giusta è ci parlo tutti i giorni al telefono. Ci sostituisce con Francesca. Se vuoi conoscere tutti gli usi della particella C, ti consiglio di vedere il video che ho preparato qualche settimana fa su questo argomento. Prossima domanda. Dopo la bistecca, abbiamo ordinato un dolce. Dopo finito, dopo di finire o dopo aver finito? La risposta giusta è dopo aver finito la bistecca. Dopo aver finito la bistecca, abbiamo ordinato un dolce. In italiano, l'avverbio dopo può essere seguito dall'infinito passato quando si fa riferimento a un'azione che avviene prima di un'altra e quando il soggetto di entrambe le azioni è lo stesso, come nel nostro esempio. Dopo aver guardato un film, sono andato a dormire. Prossima frase. I ladri sono entrati in casa, avessimo la porta blindata e un sistema d'allarme. Nonostante, purché o tuttavia. I ladri sono entrati in casa nonostante avessimo la porta blindata. Nonostante è una congiunzione che significa sebbene, anche se. Il verbo che segue è sempre coniugato al congiuntivo. Prossima frase. Quando sono arrivato in classe, la lezione da 10 minuti. Era cominciata, cominciava o è cominciata? La risposta giusta è era cominciata. In questo caso dobbiamo usare il trapassato prossimo, che si forma con l'imperfetto indicativo dell'ausiliare più il participio passato del verbo principale. Alcuni esempi sono ero andato o ero andata, avevo fatto. Si usa per riferirsi a un'azione passata successa prima di un'altra azione passata. Prossima domanda. I libri presi in prestito devono essere restituiti alla biblioteca 30 giorni, dentro di, entro o oltre.
La risposta corretta è entro. I libri devono essere restituiti entro 30 giorni. La parola entro introduce il limite massimo, la data di scadenza per fare qualcosa. Passiamo alla domanda numero 10. Per fare questo lavoro, molta esperienza. Ci metto, ci tengo, ci vuole. La risposta corretta qui è ci vuole, ci vuole. Ci vuole è una forma del verbo pronominale volerci, che significa essere necessario. Ci vuole molta esperienza significa che è necessaria molta esperienza. Siamo arrivati a metà del quiz. Come sta andando? Continuiamo con la domanda numero 11. L'America, dal navigatore italiano Cristoforo Colombo nel 1492. È stata scoperta, è scoperta, era scoperta. La risposta giusta è stata scoperta da Cristoforo Colombo. È stata scoperta. Dobbiamo usare la forma passiva e il tempo giusto per riferirci alla scoperta dell'America è il passato prossimo. Colombo ha scoperto l'America, è un'azione specifica e puntuale, quindi dobbiamo dire che l'America è stata scoperta dal navigatore Cristoforo Colombo. Prossima domanda. Peccato che Matteo non è venuto alla festa. Sì, tantissimo. Divertirebbe, avrebbe divertito, sarebbe divertito. La risposta giusta è si sarebbe divertito, si sarebbe divertito. Dobbiamo usare il condizionale passato perché stiamo parlando di eventi passati. Quindi il fatto che Matteo partecipi alla festa non è più possibile perché la festa è già finita e lui non è venuto. Inoltre dobbiamo usare l'ausiliare essere perché abbiamo un verbo riflessivo, divertirsi. Divertirsi vuole l'ausiliare essere. Si sarebbe divertito. Prossima domanda. Cercare un percorso su Google Maps è molto più comodo chiedere informazioni a un passante. Di che? Di che? La risposta corretta è che cercare un percorso su Google Maps è molto più comodo che chiedere informazioni a un passante. Per rispondere bene a questa domanda dobbiamo conoscere le regole dei comparativi. In questa frase facciamo un paragone, un confronto fra due elementi. Se il secondo termine di paragone è un verbo, il verbo chiedere in questo caso, dobbiamo usare che. Se vuoi conoscere tutti i segreti dei comparativi in italiano, ti consiglio di guardare questo video che ho realizzato qualche mese fa. Domanda 14. La ragazza mi hai presentato è molto simpatica. Che, chi o cui? La ragazza che mi hai presentato è molto simpatica. Per rispondere correttamente a questa domanda dobbiamo conoscere l'uso dei pronomi relativi. Il pronome chi significa la persona che, la persona che. Il pronome relativo cui è sempre associato a una preposizione. Lo usiamo per introdurre
un complemento indiretto. In questo caso possiamo usare il pronome relativo che, perché si riferisce a un complemento diretto, la ragazza. Domanda numero 15. È fondamentale che il cliente bene il contratto prima di firmarlo. Legga, leggerebbe, legge. È fondamentale che il cliente legga bene il contratto prima di firmarlo. Quando abbiamo la struttura verbo essere più aggettivo più che, il verbo che segue è sempre coniugato al congiuntivo. È improbabile che domani piova. È importante che tu faccia i compiti. Prossima domanda. Perché mi guardi con quella faccia sorpresa? Come se non quello che ti sto dicendo. Capisca, abbia capito, capissi. La risposta giusta è capissi, come se non capissi quello che ti sto dicendo. Quando in una frase abbiamo come se più verbo, questo verbo è quasi sempre coniugato al congiuntivo imperfetto. Ci sono anche dei casi in cui potremmo usare il congiuntivo trapassato, ma forse ne parliamo in un altro video. Passiamo alla prossima domanda. Sono preoccupato. Lorenzo doveva arrivare un'ora fa. Ho paura che gli qualcosa succeda, è successo, sia successo. La risposta giusta qui è sia successo. Ho paura che gli sia successo qualcosa. Con la struttura ho paura che dobbiamo usare un tempo del congiuntivo. Dato che in questa frase ci stiamo riferendo a un possibile evento passato, dobbiamo usare il congiuntivo passato. Ho paura che gli sia successo qualcosa. Domanda 18. Troppo il mese scorso, adesso dobbiamo risparmiare. Speso, spendendo, avendo speso. La risposta giusta è avendo speso troppo il mese scorso, adesso dobbiamo risparmiare. Dobbiamo usare il gerundio passato. Il gerundio passato si forma con il gerundio presente dell'ausiliare essere o avere più il participio passato del verbo principale. Alcuni esempi sono essendo andato o essendo andata, avendo fatto. Il gerundio passato sostituisce una frase causale. Poiché abbiamo speso troppo il mese scorso, adesso dobbiamo risparmiare. Dato che abbiamo speso troppo il mese scorso, adesso dobbiamo risparmiare. Possiamo sostituire queste congiunzioni come poiché o dato che con il gerundio passato, avendo speso troppo. Prossima domanda. Se il mio vecchio computer, ancora, non sarei costretto a comprarne uno nuovo. Funzioni, funzionasse, abbia funzionato. La risposta giusta è funzionasse. Se il mio vecchio computer funzionasse ancora, non sarei costretto a comprarne uno nuovo. Questa struttura si chiama periodo ipotetico del secondo tipo e la usiamo per formulare delle ipotesi che si riferiscono al presente. Personalmente amo questa struttura
e mi piace tantissimo insegnarla ai miei studenti. Quindi se ti piacerebbe approfondire il periodo ipotetico, fammelo sapere che preparerò un video su questo argomento. E siamo arrivati all'ultima domanda del nostro quiz. Ti suggerisco di comprare un ombrello prima che piova, di piovere, di aver piovuto. La risposta giusta è prima che piova. Ti consiglio di comprare un ombrello prima che piova. Con l'avverbio prima usiamo la congiunzione che più un verbo coniugato al congiuntivo se il soggetto della frase principale è diverso dal soggetto della frase secondaria. Anche questo è un argomento che mi piacerebbe approfondire in una delle prossime lezioni. E siamo arrivati alla fine del nostro quiz. Sono curioso di sapere com'è andato. Scrivi un commento per farmi sapere quante risposte corrette hai dato e quali domande hai trovato più difficili. Potrei fare qualche video sugli argomenti che hai trovato più complessi per spiegarteli bene e renderli più chiari. Se hai trovato questo quiz troppo facile per il tuo livello, allora ti consiglio di metterti alla prova con quest'altro quiz di livello B2 che ho preparato qualche mese fa. Se hai trovato utili il quiz e le mie spiegazioni, ti invito a lasciare un mi piace a questo video per contribuire alla sostenibilità del progetto. Ti ringrazio di cuore per aver guardato questo video fino alla fine e non vedo l'ora di vederti nella prossima lezione. A presto!